Ogni viaggio lo vivo sempre almeno 3 volte. Con la mia mania della pianificazione organizzo tutto il viaggio nei minimi dettagli, rivedendo decine di volte il programma, così da potermi orientare perfettamente una volta messo piede nella scenografia di quella che sarà sicuramente una nuova avventura da poter raccontare. Poi c'è il viaggio vero e proprio, con le sue migliaia di imprevisti. E una volta tornato a casa, ore e ore di editing mi attendono per cicatrizzare ogni ricordo attraverso una serie infinita di foto e di video. Ma ci sono viaggi che sono veramente difficili da programmare. Uno in particolare. E in questo mio nuovo percorso spero proprio di poterlo raccontare prima o poi. Chissà. Ma che significato ha per me viaggiare? Che si tratti di prendere un aereo per fare il giro attorno al mondo o che siano solamente i miei pensieri a fare le valigie per partire, l'emozione che provo dentro di me è sempre la stessa. È quella sensazione di libertà, di evasione dalla realtà quotidiana di tutti i giorni che mi permette di apprezzare ogni singolo momento di questa vita. Ma se mi fermo un momento a riflettere su come viaggiare riesca a rendermi così felice, forse è sotto la superficie dove devo cercare per comprendere il vero segreto della mia felicità. Il viaggio diventa così mero contenitore di quella pozione magica fatta di dopamina e serotonina. Non poche volte mi sono reso conto che la felicità più pura e genuina mi ha travolto anche in momenti in cui di viaggi non ne avevo nemmeno in programma. Arriva all'improvviso, ma sempre in determinate occasioni. Il mio primo angelo nella neve, il mio primo bagno dentro una cascata, la prima volta che ho visto dal vivo un ghiacciaio. Tutte emozioni mai provate prima, a pochi chilometri di distanza da casa. Allontanandoci un po' di più, ricordo quella volta che ho voluto praticare yoga all'alba su un terrazzo per le vie di San Gimignano, o l'emozione di dormire qualche notte in tenda in un campeggio sperduto tra i banani di Tenerife. Esperienze uniche, che possono però essere estrapolate dal concetto del viaggio in sé e dove la Toscana e le Baleari ne fanno solamente da contesto. Ogni volta che intraprendo un nuovo progetto, lasciandomi trasportare dall'entusiasmo, ogni volta che mi decido a cancellare una voce dalla mia lista delle cose da fare prima dei 30 anni, o quando semplicemente decido di plasmare la mia routine dandole una nuova forma, cambio il modo di guardare il mondo e tutto ciò che mi circonda assume improvvisamente più valore, riflettendosi in me e travolgendomi di quella magia chiamata felicità. Perché ogni volta è come se intraprendessi un nuovo ed emozionante viaggio. È il fascino dell'avventura, della sorpresa, della scoperta che mi fa tornare a guardare il mondo con gli occhi di un bambino, ed è la voglia di imparare e di alimentare costantemente la mia curiosità che mi spinge a esplorare, a testare i miei limiti, a mettermi in gioco, a mettermi alla prova per toccare con mano cosa significa vivere per davvero, inciampando alle volte, fallendo, ma senza lasciarmi seppellire da timori, paure e soprattutto inutili rimorsi. E tutto questo si accentua quando ci si mette in viaggio, esponendoci a contesti nuovi e inesplorati, dove spontaneamente riusciamo a cogliere solamente la bellezza di tutto ciò che ci circonda. Ma quella bellezza sta anche nel rendersi conto che spesso basta davvero poco per essere felici, basta meno, e non servono necessariamente ore di volo per andare chissà dove a cercare la felicità, perché la felicità è nascosta ovunque, anche nelle piccole cose, nelle cose più semplici. Una volta che ci si rende conto di quanto tutto brilli, scegliendo di osservare il mondo indossando gli occhiali della felicità, poi diventa difficile farne a meno. La felicità crea una sorta di dipendenza, ma è ancor più importante essere consapevoli che quegli occhiali non possiamo indossarli sempre. La felicità è come le onde del mare, che bagnano la spiaggia per qualche istante, per poi andarsene subito via, ma che con il loro ritmo lento e ripetitivo lasciano onda dopo onda un segno piuttosto profondo. Ed è quindi proprio la continua e interminabile ricerca della felicità ciò che mi rende effettivamente felice, ancor più della felicità stessa nel momento in cui arriva, e diventa quindi il carburante che ravviva quel fuoco che arde dentro di me e che alimenta ogni giorno i miei sogni più grandi. E questa ricerca è di fatto un vero e proprio viaggio. La vita è un viaggio, e ognuna delle esperienze che vivo quotidianamente, piccole o grandi che siano, rappresentano delle tappe fondamentali, e a poco tutte insieme, lo arricchiscono sempre di più.
Sono decine, centinaia, migliaia di piccoli viaggi dentro quell'unico grande viaggio, quale è la vita.